Salve a tutti amici e benvenuti. Anche quest'oggi, come nei due video precedenti, di cui vi lascio i link in descrizione, continueremo a visionare e a commentare i punti salienti dei finali di Sagat, come al solito rispettando l'ordine cronologico degli eventi. Vi consiglio di mettervi comodi, perché l'analisi dei finali di quel grande campione che risponde al nome di Sagat sta per cominciare, ma prima vediamo la sigla! Adesso, cronologicamente parlando, dobbiamo analizzare gli eventi visti in Street Fighter 2 Champion Edition, la quale è la prima versione di Street Fighter dove Sagat è un personaggio selezionabile ed ha un finale a lui dedicato. Ciò che leggiamo è un proclama di Sagat, piuttosto pomposo, che non ha bisogno di commenti. Nel finale di Super Street Fighter 2 vediamo un finale graficamente più curato del precedente, dove sostanzialmente vedremo Sagat riflettere sulla sua vittoria, sulla sconfitta che ebbe contro di Ryu in occasione del primo torneo di Street Fighter e del suo proposito di non sottovalutarlo mai più, cosa che evidentemente fece la prima volta che lo affrontò. Ricordo che questo finale, cronologicamente, è ambientato dopo Street Fighter Alpha 3, ma dato che la sua realizzazione è antecedente al primo episodio della serie Alpha, ove col tempo Sagat, da nemico di Ryu, ne è diventato un rivale, è ancora chiaramente visibile l'odio che Sagat prova nei confronti di Ryu, cosa che stona con quanto abbiamo visto nella serie Alpha, specialmente nel terzo capitolo della serie. Questa volta non tirerò le orecchie alla Capcom dicendo Capcom, cosa mi combini? Perché a quel tempo nemmeno la Capcom sapeva quale evoluzione avrebbe avuto Sagat nella sua personalità. Come se non bastasse, adoro quando un personaggio che inizialmente era dipinto come cattivo diventa, non dico tenero, perché di Sagat tutto si può dire tranne che sia tenero e sdolcinato, ma più umano e pervaso da un sano spirito competitivo, che lo porta a vedere l'avversario come un qualcosa che possa spronarlo a migliorare sempre di più. Portando a termine la modalità arcade di Street Fighter 2 all'interno di Street Fighter 5, ci viene mostrata questa immagine, ove vediamo alcuni particolari interessanti. Come potete notare, le immagini che qui ci vengono mostrate sono prevalentemente scene che provengono da Street Fighter Alpha 2, ma quella in basso a destra proviene dal finale di Sagat che abbiamo visto in Super Street Fighter 2. Quello che vi mostro adesso
è uno dei miei finali di Sagat preferiti, perché ci mostra un lato di lui assolutamente inedito, quello umano. Dopo aver vinto il torneo di Street Fighter 4, Sagat stava tornando a casa e per farlo stava attraversando a piedi una delle tante risaie che è possibile trovare nella sua splendida terra, la Thailandia. Ad un certo punto dei ragazzi lo vedono e gli corrono incontro. Sagat è molto amato e nella sua terra natale è considerato un vero e proprio eroe nazionale. Ma credo che questa sia stata la prima volta in cui egli se ne sia reso veramente conto. Quello che lo ha colpito non è stato il fatto di essere stato riconosciuto e avvicinato da quei ragazzi. A Sagat non interessa la notorietà, lui è superiore a queste cose. Quello che lo ha colpito nel profondo e che gli ha fatto immensamente piacere è stato il fatto che si è sentito un portabandiera per i thailandesi, un esempio per i giovani che vedono in lui l'incrollabile desiderio di diventare sempre più forte. È stato allora che Sagat ha capito che quando cominciò a considerare Ryu non più come un nemico, ma come un rivale, fece la scelta più saggia della sua vita, perché questo ha provocato in lui una trasformazione che agli occhi del popolo, ed ancor di più dei giovani, è più che evidente. Bravo Sagat, la tua crescita come guerriero e come essere umano ha un qualcosa di strabiliante e tutti noi siamo dal tuo esempio invogliati ad imitarti. Come ultimo particolare vorrei farvi notare un qualcosa che mi ha commosso dentro. Guardate con attenzione, seppur impercettibilmente, Sagat sta sorridendo. Quei ragazzi hanno toccato il suo cuore e hanno suscitato un sorriso sul suo volto, che ha un significato molto diverso dalle sonore risate che a volte faceva dopo aver sconfitto un forte avversario. Bravo Sagat, siamo orgogliosi di te. In Street Fighter 5, nella storia dedicata a Sagat, apprenderemo delle cose molto interessanti, talmente importanti da consentirci di fare delle ipotesi circa il destino di questo straordinario personaggio. Vediamo questo segmento di video insieme. Al suo termine vi esporrò il mio pensiero al riguardo. I see. My opponent for tonight is you. Do you think you are worthy enough to call yourself king? Don't be so arrogant.
something troubling me within my mind. Don't worry, Willimayu. There's no one who can defeat me. Not even a shadow of myself. What is this overwhelming feeling? Can't be! Is this Satsui? I have never experienced a power. It's Namapoon, Master Sagat. I brought your meal. Kill them. Kill them. Kill them. Master Sagat? Is there something wrong? Master Sagat, are you alright? Kill them. Kill them. Kill them. Kill them. Kill them. Kill them. Why is this Satsui no Hado? How pathetic that I would be the shadow of a child. I won't accept a power like this. I'll never accept it! Master Sagat? Are you alright? Yes, Namapoon. I'm all right. I appreciate the meal. Of course. Well then, have a good night, Master Sagat. I see. This is the Satsui no Hado. This is what the man has been fighting with. Ryu, now I understand what you were fighting with. I understand your strength and what you were seeking. And now I understand what I am seeking.
Sono fiero di Sagat. Non lo siete anche voi? Il Satsui no Hado voleva prendere possesso della sua mente e del suo corpo per renderlo simile ad Akuma, ma egli, seppur consapevole che la sua forza sarebbe aumentata enormemente, ha rifiutato. Non vuole un potere del genere. Bravo Sagat, questa è l'ennesima conferma che sei un uomo leale e dai sani principi. Non cerchi mai le scorciatoie e tutti i progressi che intendi compiere vuoi farli con le tue sole forze. Attento però, perché come ci insegna il buon Ryu, quando il Satsui no Hado tenta qualcuno, non si arrende al primo rifiuto. E ciò che vediamo nel finale arcade di Street Fighter V mi preoccupa e molto anche. Come possiamo vedere, Sagat torna a casa dopo essere andato a pescare. Notiamo, infatti, nella sua mano destra una corda, alla quale sono attaccati alcuni pesci. Ciò che però colpisce maggiormente è che la sua casa è stata data alle fiamme da alcuni loschi individui, armati fino ai denti. Sagat, in preda alla rabbia, li sconfigge con dei colpi terrificanti e quando attorno a sé non restano che dei corpi privi di sensi o forse addirittura morti, comincia a grondare lacrime di sangue. Questa scena mi preoccupa molto, innanzitutto perché l'incendio e quegli uomini armati potrebbero essere il frutto di una visione creata dal Satsui no Hado per costringerlo a massacrare quella gente. Se quella è stata davvero una visione, quei tizi non erano sicuramente armati. Il Satsui no Hado può creare questo tipo di illusioni. Ricordate l'illusione creata dal Satsui no Hado che voleva spingerlo ad uccidere la sua cameriera Namupun? Se invece quella che abbiamo visto non era una visione e veramente dei loschi individui armati hanno dato fuoco alla sua casa, Sagat corre comunque un grande rischio perché la rabbia, la perdita del controllo di sé, apre la porta al Satsui no Hado e gli consente di entrare nelle menti e nei corpi di chi è in grado come lui di tramutare il Ki, l'energia spirituale, in arma. Vuoi vedere che la prossima volta che vedremo il buon Sagat in Street Fighter VI egli sarà preda del Satsui no Hado come Akuma ed Evil Ryu? Scrivetemi pure cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Vorreste che Sagat restasse sempre com'è? Oppure non vi dispiacerebbe se il re del Muay Thai cedesse al lato oscuro dell'energia spirituale del Satsui no Hado? Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare dei personaggi facenti parte del roster di Street Fighter la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Sagat, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.